Portachiavi, bomboniera o semplice decorazione per una borsa più grande? Tanti spunti creativi in questo nuovo tutorial, dove andremo a realizzare insieme questa mini bag all'uncinetto. Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e voglio mostrarvi tutti i passaggi passo passo per replicare questo piccolo progetto. Può diventare un portachiavi aggiungendo un gancio qui nella parte superiore, una piccola decorazione per una borsa più grande, oppure, come in questo caso, una bomboniera un po' diversa dal solito per le vostre cerimonie. Ad esempio qui, insieme alla lavorazione all'uncinetto, ho aggiunto un pezzettino di tulle che avevo in casa che può tranquillamente ospitare all'interno dei confetti. È un progetto che potete replicare con qualsiasi tipologia di filato, soprattutto se avete in casa degli avanzi che non sapete come utilizzare, ed è completamente personalizzabile sia nelle dimensioni che nel risultato finale. Infatti nel corso del progetto vi mostrerò come eseguire solamente la parte inferiore del lavoro, nel caso non vi piacciono questi manici e vogliate realizzare qualcosa di diverso, ad esempio una patellina di chiusura oppure una semplice asola per chiudere il tutto con un bottone. Quali fattori vanno ad incidere sulle misure di questo progetto? Lo vediamo proprio con queste due mini bag. Sono state eseguite con lo stesso numero di punti e gli stessi passaggi, unica differenza il numero di punti che ho dedicato al manico di questa borsina. Questa è stata realizzata con un filato specifico per borse, mentre questa con un filato in cotone morbido. Sulle dimensioni andranno quindi ad influire il numero di maglie con le quali avvierete il progetto, la tipologia di filato, la vostra mano di lavorazione e, nel caso dei manici, il numero di punti che andrete ad utilizzare. Non ci servono particolari materiali se non filato, il nostro uncinetto e un marcapunti per seguirmi così passo passo nella creazione della vostra mini bag. Di fatto, per eseguire questo piccolo progetto non c'è un multiplo da rispettare, non c'è neanche un numero di catenelle stabilito. Più catenelle vengono realizzate, più largo viene il progetto finito. Le dimensioni sono poi strettamente correlate anche alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare. Più il filato è spesso, più grande diventerà il progetto finito. Per mostrarvelo vado ad utilizzare del cotone, un uncinetto 3,5 e vado ad avviare 12 catenelle. Lavorate le 12 catenelle, ne vado ad aggiungere una in più, una catenella di supporto, che non deve essere conteggiata come punto. Dopodiché torno indietro alla penultima catenella lavorata, la 12ª, entro con l'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Subito dopo realizzo una catenella. Questa combinazione di maglia bassa più una catenella va a sostituire in parte il primo punto alto di questo giro, che completeremo poi con la chiusura. Ci spostiamo ora nella catenella successiva. Carichiamo il filo sull'uncinetto e vi lavoriamo un punto alto. Vi consiglio di segnare questo punto alto con un marcatore. Proseguiamo ora con una maglia alta sopra ciascuna catenella fino ad arrivare qui, all'ultima catenella disponibile. Su quest'ultima catenella, la prima che abbiamo lavorato dopo aver realizzato un cappio, dobbiamo eseguire degli aumenti per formare un angolo, così da poter tornare indietro lungo la nostra lavorazione. All'interno di questa catenella, girando intorno, vado ad eseguire 4 punti alti. Entro quindi per 4 volte all'interno della stessa catenella, girando intorno in questo modo.
Davanti a me ho adesso le catenelle con le quali ho avviato il mio progetto. Devo lavorare una maglia alta all'interno di ciascuna catenella fino ad arrivare all'angolo opposto. Dobbiamo ora lavorare le maglie alte che formeranno questo angolo. Sul lato opposto avevamo lavorato 4 maglie alte nella stessa catenella di base. Su questo lato abbiamo già lavorato la prima maglia alta, quella che viene sostituita dalla maglia bassa e catenella con la quale abbiamo avviato questo giro. Se i punti devono essere 4 e uno l'abbiamo appena lavorato, ci restano da lavorare 3 maglie alte. Queste 3 maglie alte devono nascere da qui, dalla catenella dove abbiamo lavorato il punto basso. Ve la mostro utilizzando un ago. Carico quindi il filo sull'uncinetto, entro in questa catenella e lavoro 3 maglie alte. E dobbiamo ora chiudere questo giro. La maglia bassa più la catenella in parte sostituiscono il primo punto alto del giro, al quale manca la parte superiore. Parte superiore che andiamo a creare adesso con la nostra chiusura. Allunghiamo la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia alta che avevamo segnato col marcatore, questa qui. Possiamo rimuovere il marcatore, prendiamo l'asola, la mettiamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso. Vedete che il lavoro si piega un pochino su se stesso. Dobbiamo sistemarlo dando all'asola che abbiamo portato sul retro la stessa dimensione dei punti precedenti, quindi dobbiamo stare attenti alla tensione di questo punto. L'asola portata sul retro infatti diventa la parte superiore del primo punto alto del giro. Se rimane il tutto troppo stretto non dovete far altro che tirare un pochino il filo, allungare l'asola e riequilibrare il vostro punto. Riposizioniamo l'uncinetto e siamo pronti a cominciare il prossimo giro. Vedete che ora l'asola è sul retro del mio lavoro perché passa al di sotto di questo punto. La vado a sistemare, rientro nello stesso punto, questa volta sul davanti, quindi se l'asola esce da qui, io entro sul davanti dello stesso punto. Prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro una maglia bassa e una catenella, così da sostituire il primo punto alto di questo nuovo giro. Sulla maglia successiva lavoro un punto alto che segno nuovamente con il marcatore. Proseguiamo ora lavorando una maglia alta sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento, fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Prima di chiudere questo giro non dobbiamo dimenticare che una maglia alta qui nella parte superiore è formata dall'asola che noi abbiamo portato sul retro del lavoro. Quindi sotto questi due fili, quelli che componevano l'asola, dobbiamo lavorare l'ultimo punto del nostro giro, altrimenti rischiamo di saltare un punto. Quindi sotto ai fili che componevano la mia asola, lavoro l'ultimo punto alto del giro. E per chiudere questo giro devo ripetere i passaggi per la chiusura visti nel giro precedente. Dobbiamo quindi creare la parte superiore del punto sostituito da maglia bassa più una catenella. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto ad entrambe le costine della maglia segnata col marcatore. Prendiamo l'asola, la mettiamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Sistemiamo la tensione e abbiamo così completato questo secondo giro.
I passaggi che abbiamo appena visto per quest'ultimo giro sono quelli che dobbiamo ripetere per i prossimi 3 giri. Vediamo velocemente insieme come cominciare il prossimo giro. Abbiamo l'asola sul retro del lavoro che esce da questa maglia. Entriamo dal davanti nella stessa maglia, prendiamo il filo e lavoriamo maglia bassa più una catenella. Sulla maglia successiva lavoriamo un punto alto e lo segniamo con un marcatore. Con questo metodo l'inizio di ogni giro si sposta sempre di un punto sulla sinistra, è assolutamente normale. Si prosegue poi lavorando una maglia alta sopra ciascun punto e si va a chiudere il giro portando l'asola dietro la maglia che abbiamo segnato col marcatore. Importante al termine del giro, l'ultimo punto che dobbiamo lavorare è su questa maglia, quella che nella parte superiore ha l'asola che abbiamo portato sul retro del lavoro. Non dobbiamo saltarla, altrimenti perdiamo un punto nel corso del nostro progetto. Proseguiamo quindi in questo modo per i prossimi 3 giri di lavorazione. Come per le catenelle iniziali non c'è un numero di giri di lavorazione stabilito. Se avete lavorato più catenelle, per mantenere le proporzioni andrete ad aumentare i giri di lavorazione. Al contrario, se avete lavorato meno catenelle, potrebbe non essere necessario lavorare tutti questi giri, quindi andare ad eseguire qualche giro di lavorazione in meno. Una volta che il nostro progetto ha comunque raggiunto l'altezza desiderata, andiamo a chiudere il corpo prima di cominciare la lavorazione dei manici. Facciamo questo per 2 motivi. Primo motivo: in questo momento siamo esattamente al centro dello spazio che dobbiamo lasciare libero dai punti per poter eseguire i nostri manici. Il secondo motivo è la possibilità di personalizzare questo progetto. Potreste infatti non voler lavorare i manici che vi vado a proporre, potreste semplicemente voler lavorare un sacchettino come questo, voler creare un'asola, voler creare una piccola patella. Lavorare la parte superiore staccata dalla parte inferiore vi permette di personalizzare il tutto. Vediamo come chiudere quest'ultimo giro. Lavorata l'ultima maglia alta, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochino in più. Sfiliamo e poniamo questo filo su un ago. Con l'ago entriamo da dietro sotto la maglia che avevamo segnato col marcatore, lo stesso passaggio che andavamo ad eseguire col nostro uncinetto. Passiamo da dietro, togliamo il marcatore e portiamo il filo con noi. Il filo si muove dall'interno del progetto verso l'esterno. Torniamo poi indietro all'ultima maglia alta lavorata. Questa volta non passiamo sotto ad entrambe le costine, ma vi passiamo al centro, portando il filo dall'esterno verso l'interno del lavoro. I passaggi eseguiti con l'ago vanno a creare la parte superiore del primo punto del nostro giro e di fatto si ottiene una chiusura invisibile. Non ci resta che bloccare questo filo all'interno del lavoro, facendolo passare al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. Per creare ciascun manico dobbiamo saltare alcuni punti sulla base e andare a realizzare delle catenelle. Per agganciare il nuovo filo dobbiamo quindi escludere la parte centrale del progetto e andare a scegliere una maglia presente alla destra o alla sinistra del nostro lavoro. Individuato quindi il centro del progetto, torniamo indietro avvicinandoci il più possibile al bordo laterale, entriamo con l'uncinetto nel punto scelto e fatto un cappio con un nuovo filo lo posizioniamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Blocchiamo il filo come se volessimo realizzare una catenella, ci spostiamo sul punto successivo e lavoriamo una maglia bassa e andiamo a segnare questo punto con il marcatore. Essendo già vicina al centro del mio lavoro, devo iniziare da subito a lavorare il primo manico. Vado quindi a realizzare 10 catenelle e salto 5 punti sulla base.
1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto e lavoro un punto basso, così da bloccare le mie catenelle sul corpo del progetto. Il numero di catenelle e il numero di punti da saltare sul lavoro dipendono dal risultato che vogliamo ottenere. Più catenelle andiamo a lavorare, più sarà lungo il nostro manico. Devo proseguire ora lavorando una maglia bassa fino a trovarmi sul retro del mio lavoro. Devo ora creare il secondo manico ripetendo gli stessi passaggi. Arrivo allo stesso punto dove ho creato il primo manico, lavoro lo stesso numero di catenelle, nel mio caso 10, salto 5 punti sulla base e nel sesto punto lavoro una maglia bassa. Proseguo con una maglia bassa fino ad arrivare al termine del mio giro. Lavorata l'ultima maglia bassa sull'ultimo punto disponibile, dobbiamo chiudere il giro. I passaggi per la chiusura sono praticamente identici a quelli che abbiamo eseguito per il corpo del progetto. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto la maglia segnata col marcatore. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso. Sistemiamo la tensione e rientriamo sul davanti dello stesso punto, eseguendo una maglia bassa. Entro nella prima catenella, nel mio caso, ed eseguo un punto basso. Questo è il primo punto basso vero di questo giro, quindi lo vado a segnare con un marcatore. I passaggi di questo giro sono molto semplici. Dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, maglie basse e catenelle comprese, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Ricordiamoci sempre che l'ultimo punto da lavorare per questi giri è formato dall'asola che abbiamo portato sul retro del lavoro prima di cominciare il giro. Quindi sopra i fili che compongono l'asola lavoro l'ultimo punto basso e vado ora a chiudere in modo definitivo il mio progetto. Allungo l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo, sfilo il tutto e utilizzando un ago passo da dietro sotto alla maglia che avevo segnato con un marcatore. Lo rimuovo e il filo passa dall'interno del progetto verso l'esterno. Torno poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le due costine che lo compongono. La chiusura del giro è così completamente invisibile, non ci sono gradini e devo solo bloccare questo filo all'interno del lavoro, al di sotto dei punti appena lavorati. Spero che questo piccolo progetto sia stato di vostro gradimento. Volevo darvi un'idea per sfruttare degli avanzi di filato, per creare dei portachiavi oppure, perché no, delle bomboniere molto particolari. Se il progetto vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate un bel pollice in su, un commento sotto il video e ovviamente seguitemi se non volete perdere tutte le mie prossime pubblicazioni. Per farlo c'è solo un passaggio, quello di iscrivervi al mio canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto il video. Perciò con questa piccola idea creativa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un mio prossimo video.